Ciao a tutti e bentornati in Bosnia. Questo è il secondo e ultimo video della nostra avventura in questo bellissimo paese. Se vi siete persi la prima parte ve la lasciamo qui sotto in descrizione. Dopo essere stati a Sarajevo, che è un po' il cuore di questa nazione, adesso iniziamo il nostro viaggio on the road alla scoperta di altri luoghi di questo paese. Prima di iniziare, se volete supportarci, iscrivetevi al canale. E adesso mettetevi comodi e venite con noi alla scoperta della Bosnia. Dopo essere stati a Sarajevo e a Trebinje, nella punta sud della Bosnia-Erzegovina, riprendiamo il nostro viaggio che ci porterà lentamente fino al punto di partenza, Banja Luka. La nostra prima tappa della giornata è Pociteli, stupendo villaggio ottomano fortificato arroccato sul fianco di una montagna, con lo splendido fiume Narenta che gli passa accanto. Nonostante durante la guerra sia stato molto danneggiato, le strutture principali resistono quasi intatte dal XV secolo. È stupendo passeggiare tra le sue strette vie, passando accanto alla moschea e alle case tutte in pietra. Proseguendo sempre in salita per circa 15 minuti, si può arrivare alla fortezza, da cui si gode di un panorama unico. La natura intorno al paese è davvero rigogliosa e crea uno scenario fantastico. È così pittoresco che è stato di ispirazione anche per diversi artisti. Un piccolo gioiello da esplorare assolutamente. Potete anche fermarvi qui per pranzare in uno dei diversi ristoranti con terrazza che ci sono nel borgo. Ieri sono stata male tutto il giorno, non so come mai, forse ho mangiato qualcosa che non andava bene e non sono riuscita a mangiare fino adesso a pranzo, quindi sono un pochettino debole e speriamo di riuscire a fare tutto perché abbiamo ancora 5 giorni di viaggio e vorrei godermeli. Spero di rimettermi in forze presto perché non voglio rovinarmi tutto il viaggio. Riprendiamo la macchina e continuiamo il nostro viaggio in direzione Blagaj. Questo piccolo paese ospita uno dei luoghi più sorprendenti che abbiamo avuto la fortuna di visitare in questo viaggio in Bosnia. La Tekje di Blagaj è un monastero sufi in cui vivevano i dervisci, asceti di una confraternita islamica. Per visitare l'interno, bellissimo nella sua semplicità, si paga un biglietto di 10 marchi ed è necessario coprirsi, essendo un luogo di culto musulmano. La sua particolarità è però la sua incredibile posizione. Infatti è costruito proprio a ridosso di un'altissima scogliera e a strapiombo sulle acque del fiume Buna. Con un biglietto da 2 marchi aggiuntivo potete prendere un piccolo gommone ed entrare nella grotta di fronte alla Tekja, ma non ci sentiamo di consigliarvelo più di tanto. Anche se è molto turistico e intorno al monastero ci sono tanti ristoranti che si affacciano sul fiume e alcune bancarelle, questo non toglie di certo fascino a questo posto così bello e particolare. In soli 20 minuti arriviamo a Mostar. Dopo una piccola spesa ci riposiamo in vista della giornata di domani. Ci svegliamo molto presto per essere intorno alle 7:30 già in giro per il centro storico di Mostar. Essendo una città turistica abbiamo deciso di visitarla già a quest'ora. È bellissimo infatti averla tutta per noi quando anche i negozi sono ancora chiusi. La prima cosa che vediamo è il Ponte Storto, il più antico della città. Si trova in una posizione un po' defilata rispetto alle vie principali, in mezzo alle case, ed è davvero stupendo. Un'altra cosa davvero bella sono i miei pantapalazzo. Sono di Malini, il brand ecosostenibile con cui siamo super felici di collaborare da ormai un anno. È sempre attivo il nostro codice sconto del 10% su tutta la loro collezione. Vi lasciamo il link al sito in descrizione. Continuiamo la nostra esplorazione e arriviamo fino a Stari Most, il Ponte Vecchio, imponente costruzione a schiena d'asino lunga 30 metri che unisce il lato occidentale della città con quello orientale. È senza dubbio il monumento più famoso di Mostar. Costruito nel 1557, venne purtroppo distrutto durante i bombardamenti del 1993. È stato ricostruito fedelmente e riaperto ai pedoni solo nel 2004. Informazione importante, per le strade di Mostar si scivola davvero tanto. Le pietre con cui è costruito il ponte e le strade del centro sono super levigate, quindi vi consigliamo scarpe adeguate. Visitiamo poi Koski Mehmed Pasha, a cui si accede da un piccolo arco. Con il biglietto da 12 marchi è possibile visitare la moschea all'interno e fare anche un'altra cosa davvero particolare.
Per la prima volta nella nostra vita siamo in cima a un minareto e c'è una vista incredibile. Il panorama dal minareto è qualcosa di incredibile. Tenete presente che per arrivare in cima al minareto bisogna fare una lunga scala a chiocciola senza finestre, in cui passa a malapena una persona alla volta. Con lo stesso biglietto si può accedere ad un piccolo giardino dietro la moschea. Il ragazzo proprietario del nostro appartamento ci ha detto che siamo stati super fortunati con il tempo in questi 2 giorni perché c'è un po' di vento e la massima di oggi è 35. Ha detto che hanno toccato dei picchi in questo periodo anche di 48 gradi, quindi grazie al cielo siamo stati fortunati. Ci fermiamo in uno dei tanti ristoranti che si affacciano sul fiume. Ne vale davvero la pena pranzare con questa vista. Abbiamo anche una visuale privilegiata per vedere i tantissimi temerari che ogni giorno si tuffano dal parapetto del Ponte Vecchio. Stiamo alternando insalate a piatti di carne perché il cibo tipico comprende sempre la carne, quindi oggi assaggiamo spiedini di pollo con questo panorama incredibile alle spalle. Buon appetito! Torniamo in appartamento per evitare le ore più calde e le tante persone, per uscire poi al tramonto. Con le luci della sera il borgo si trasforma e molte delle botteghe tipiche che questa mattina erano chiuse ora sono aperte e vendono una varietà incredibile di oggetti di artigianato. Passeggiamo anche nella spiaggia che c'è sotto allo Starimost, la vista è da cartolina. Facciamo poi quello che amiamo di più, cioè perderci senza una meta precisa tra le vie e ci prepariamo a salutare anche questa magica città. Oggi la giornata sarà dedicata al viaggio. Ci spostiamo al nord del paese, con una tappa intermedia. Siamo pronti per le 6 ore di macchina di oggi. Dopo 3 ore di guida arriviamo infatti vicino alla città di Jajce, dove visitiamo come prima cosa i mlincici, degli antichi mulini ad acqua simili a palafitte, ormai purtroppo in disuso, inseriti in uno scenario davvero unico. L'acqua del fiume su cui sono costruiti è tra le più trasparenti che abbiamo mai visto nella nostra vita e il piccolo bosco che circonda il posto è fantastico, sembra di essere in una fiaba. È un luogo molto rilassante, perfetto per un picnic. A meno di 5 km da qui si trova la vivace città di Jajce. Non sappiamo se è particolarmente famosa tra i turisti bosniaci o forse perché è agosto, ma abbiamo avuto difficoltà a trovare parcheggio. Saliamo una ripida scalinata per arrivare nella parte alta del paese. Continuiamo sulla stessa strada fino ad arrivare nel centro pedonale, attraversato da un fiume dalle acque turchesi. Poco distante si trova un bel vedere sulle cascate della Pliva, alte 22 metri e uniche al mondo, per la loro incredibile posizione al centro di una città. Pranziamo velocemente e ci rimettiamo in marcia. Attraversiamo paesaggi molto diversi tra loro, dalle montagne alla campagna con altopiani con case sporadiche. Incontriamo mucche e pecore che ci attraversano la strada e ci lasciamo alle spalle tanti paesini caratteristici. Arriviamo la sera a Biak, dove faremo base per l'ultima tappa del nostro viaggio. Una breve informazione di servizio. Abbiamo realizzato una guida pratica sulla Bosnia-Erzegovina, con consigli utili, i costi e l'itinerario che abbiamo seguito nel nostro viaggio. Se vi interessa acquistarla trovate il link in descrizione. Oggi è l'ultimo giorno di viaggio purtroppo e come ultima tappa abbiamo scelto di visitare il Parco Nazionale del fiume Una, fiume che vedete alle mie spalle. Il Parco Nazionale di Una si sviluppa intorno al fiume omonimo, famoso per le sue acque trasparenti, le rapide e le cascate che si trovano durante tutto il suo corso. In realtà tutti i fiumi che abbiamo visto durante il nostro viaggio in Bosnia sono limpidi e pulitissimi, è una cosa molto bella. Per accedere al parco ci sono 6 diversi ingressi e al suo interno si possono incontrare villaggi rurali in cui ognuno vende il suo miele, castelli o mulini, il tutto circondato da una natura incontaminata che ospita orsi, lupi, linci e castori, solo per citarne alcuni. Uno dei punti più belli da vedere sono senza dubbio le cascate di Strbački Buk. Lasciata la strada principale e superato il portale in legno che segna l'ingresso al parco, ci aspettano 8 km, di cui gli ultimi 2 su strada sterrata, ma molto ben tenuta.
Arrivati in un enorme prato dove lasciare la macchina, ci si incammina su un percorso fatto di passerelle di legno, che costeggiano il fiume e si addentrano in un bellissimo bosco. Si raggiungono poi alcuni punti panoramici sul salto d'acqua, che ha una forma semicerchio super caratteristica. È un paradiso naturale, un luogo tanto bello che non sembra nemmeno vero. Una delle attività più popolari da fare ad Una è il rafting. È facile assistere al passaggio di gommoni sul fiume. Non potevamo scegliere il luogo più speciale per salutare la Bosnia-Erzegovina, splendida con i suoi verdi paesaggi, i fiumi dalle acque limpide e le città dal così grande fascino. Domani mattina abbiamo il volo da Banja Luka che ci riporterà in meno di un'ora alla nostra pianura padana. Siamo arrivati alla fine della seconda parte del nostro viaggio qui in Bosnia, infatti stiamo per riconsegnare la macchina in aeroporto. Speriamo davvero che i video vi siano piaciuti e di essere riusciti a trasmettervi la bellezza di questo paese. Consigliateci qui sotto nei commenti altri luoghi o paesi in Europa magari che spesso non vengono considerati come meta di viaggio ma che secondo voi meritano tantissimo, un po' come la Bosnia per noi. Infatti. Come sempre, per aiutarci, se volete sostenere il nostro lavoro, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. E noi ci rivediamo tra 2 settimane con un nuovo video, questa volta di nuovo in Italia. Alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao ciao!